Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo qui come ospiti della nostra intervista il nostro partner Ambienta. Ve li presento, Maurizio e Alessandra, che ci racconteranno qual è la loro prospettiva di azienda che lavora nel campo della decorazione di interni e che ha un utilizzo particolarmente virtuoso degli strumenti digitali. Do la parola a Maurizio. Ci racconta il progetto Ambienta, che tra l'altro lo dirà lui tra un attimo, proprio in questi giorni compie un anno. Qual è il presente e qual è il futuro di questo progetto. Ciao Maurizio. Ciao Aurora, grazie di averci invitato in questa bella iniziativa. Da pochi giorni abbiamo compiuto praticamente un anno, quindi nonostante i capelli bianchi, siamo giovanissimi. Abbiamo iniziato un anno fa nel contesto di un'azienda ben più, più solida, nel senso che si tratta di un'azienda che è nata negli anni 60, in un settore completamente diverso, diciamo, da quello dell'interior design. L'azienda si chiama CIP ed è conosciuta nell'ambito fieristico e congressuale perché è appunto fornitore ufficiale della Fiera di Milano dagli anni 60. Da questa azienda abbiamo ricavato innanzitutto una grande competenza dal punto di vista della produzione e della stampa digitale, che appunto ci portiamo avanti nel percorso che stiamo facendo, portando queste competenze all'interno del mondo dell'interior design. Il nostro brand si chiama Ambienta ed è sostanzialmente una divisione che si occupa di carte da parati artistiche e di rivestimenti adesivi. Ci sono stati alcuni elementi che in qualche modo alcune esperienze, direi, che hanno ispirato questa nascita di Ambienta, e sono stati sostanzialmente due eventi, perché siamo stati occupati nel passato con la produzione di tutto il materiale di carte da parati per FICO, cioè la mostra mercato che c'è stabile a Bologna, e tutta la carta da parati che abbiamo realizzato anche per un museo arabo in Medio Oriente. Questi due eventi in qualche modo ci hanno dato una prospettiva nuova sul mercato che si è aperto appunto nel mondo dell'interior design. Hanno creato i presupposti e l'esperienza anche per la ricerca che abbiamo dovuto mettere in campo sui materiali e via di seguito nel realizzare quelle due esperienze nel mondo dell'interior design. La produzione naturalmente in questo momento è ferma, ma il nostro sito internet ambienta.com è sempre attivo, e proprio in questa occasione abbiamo cercato di creare anche, in qualche modo, dare un vantaggio ai clienti che ci accordano la loro fiducia in questo periodo. Abbiamo inserito per esempio una promozione del 15% all'interno del nostro sito proprio per promuovere in qualche modo i nostri prodotti, che naturalmente dovranno essere prodotti e consegnati in un momento successivo, cioè quando riprenderemo le nostre attività. Noi siamo sempre online, proprio perché utilizziamo un e-commerce e quindi vendiamo online. Pensiamo che renderci sempre più vicini attraverso diverse attività online sia fondamentale per tutti gli utenti ed eventualmente appunto anche per i clienti. Continuiamo con tutte le nostre attività sui social network e anche appunto attraverso il blog, ma non solo. Infatti stiamo continuando le nostre collaborazioni con gli artisti. Infatti le carte da parati sono tutte realizzate in collaborazioni con artisti sia italiani che internazionali, quindi ogni giorno portiamo avanti questo rapporto con loro. È un processo creativo che tra l'altro li coinvolge e ci coinvolge da vicino, perché proponiamo agli artisti delle ispirazioni attraverso delle tematiche, proponendo queste tematiche con fotografie e descrizioni, tematiche che arrivano dalla nostra vita quotidiana, come per esempio il riscaldamento globale, che è stata la prima tematica che abbiamo lanciato appunto l'anno scorso, e gli artisti attraverso questo Inspiration Book, come l'abbiamo chiamato, realizzano dei design attraverso la loro sensibilità e il loro stile, la loro tecnica. E quindi è proprio un processo che ci vede coinvolti tutti i giorni, diciamo, anche appunto molto a distanza. E inoltre abbiamo un blog dove ogni settimana raccontiamo attraverso diversi articoli
diamo nuove suggestioni per vivere i nostri ambienti quotidiani, quindi sia l'ambiente della casa ma anche eventualmente per esempio l'ufficio. Le nostre decorazioni sono decorazioni che possono essere applicate in diversi contesti, quindi diversi ambienti, diversi interni. Quindi proponiamo diversi consigli di lifestyle, di decorazione, abbinamenti cromatici, e proprio per questo periodo abbiamo, diciamo, lanciato una piccola campagna. Abbiamo chiesto alle persone di raccontarci quale fosse, agli italiani soprattutto, quale fosse il loro angolo del cuore in casa, il loro angolo che a casa si sono realizzati per vivere al meglio questa quotidianità che ci è stata in qualche modo obbligata. E quindi abbiamo lanciato un hashtag a casa ma vicini, dove appunto ognuno di noi, e abbiamo partecipato appunto anche noi, postando la foto della propria casa sui social e utilizzando l'hashtag. In questo modo abbiamo raccolto tutti i contenuti che le persone ci proponevano, e abbiamo visto diverse scene di vita quotidiana molto emozionanti anche, devo dire, dalla cucina con i diversi piatti anche cucinati con i più piccoli, fino al soggiorno immersi nella musica, nei libri. Ognuno ha raccontato la sua esperienza ed è stato un modo per sentirci tutti più vicini, e in questo periodo che sicuramente rappresenta diverse difficoltà, sia anche sul mondo chiaramente del lavoro, perché appunto siamo tutti un po' fermi. Come la immaginate la navigazione tipo di un utente sul vostro sito? Il sito è volutamente costruito in modo estremamente semplice, speriamo di essere riusciti in questo intento naturalmente. Nel primo livello di navigazione tu trovi sostanzialmente 3 sezioni, che sono appunto le carte da parati, i rivestimenti e come funziona. Ecco, nelle carte da parati trovi il nostro catalogo di carte da parati, che ricordo che sono soggetti in esclusiva, sono disegnati da noi, sono disegnati appunto, come diceva prima Alessandra, da artisti che noi cerchiamo in tutto il mondo sostanzialmente. I rivestimenti sono materiali che vengono proposti e commercializzati, e poi c'è il come funziona. All'interno di come funziona ci si aprono 4 pagine che spiegano in dettaglio sostanzialmente sia lato carte da parati sia lato rivestimenti quali sono le operazioni da fare. Qual è il primo passo? Ed è la selezione sostanzialmente dei campioni che noi ti inviamo a casa attraverso quello che noi abbiamo definito Welcome Kit, che è un piccolo oggetto dove si possono raccogliere fino a 5 campioni sia di carte da parati sia di rivestimenti, e che ti inviamo a casa con un piccolo contributo che è sostanzialmente sono le spese di spedizione. All'interno del Welcome Kit tu trovi quindi i 5 campioni che vai a selezionare, più 4 guide che noi abbiamo voluto inserire in questo Welcome Kit, che sono, come dire, dei piccoli strumenti che ti danno un orientamento su quali sono gli stili principali del mondo dell'interior design. Da lì segui al passaggio successivo, che è misura la superficie. Quindi immaginiamo che i passaggi siano appunto questi: ricevi a casa il tuo Welcome Kit, trovi la carta da parati o il rivestimento che ti piace, bene, a questo punto devi applicarla. La prima cosa da fare è naturalmente misurare la superficie che tu vuoi applicare, che possono essere ovviamente o pareti oppure dei mobili. Per esempio nel caso dei rivestimenti è possibile anche applicarli sui mobili. Quindi una volta che a questo punto hai un'indicazione abbastanza precisa su quali sono le misure che ti interessano, non devi fare altro che entrare nel sito internet e a quel punto entrare nella nostra scheda prodotto e inserire le tue misure. Ci sono 2 modi. Le carte da parati hanno all'interno un configuratore, e quindi cliccando all'interno del configuratore puoi selezionare il soggetto che noi ti proponiamo nelle tue misure, e selezionando anche il tipo di ritaglio, quindi che viene completamente personalizzato. Per i rivestimenti basta che inserisci invece
i metri lineari che ti servono, tenendo presente che i rivestimenti sono rotoli sostanzialmente da 1,20 metri di larghezza. Quindi dipende da quali sono le misure che ti servono. Se vuoi, per esempio, applicare un rivestimento su una parete, avrai un certo tipo di misura, diciamo 2,10 per 80, supponiamo. Se invece vuoi fare una parete, chiaramente è una cosa completamente diversa. A quel punto lì noi acquisiamo il tuo ordine. Quando hai fatto un ordine, sei andato nel checkout con tutti i sistemi di sicurezza tipici degli e-commerce attuali, ti inviamo il materiale in una confezione dove troverai tutte le istruzioni, oltre che naturalmente al tuo prodotto. Quali sono le tendenze che vengono scelte di più? Non so se in Italia, all'estero. In generale c'è molto interesse per i soggetti che hanno come dire, un aspetto che ricorda la natura. Infatti noi ci stiamo orientando moltissimo su questo genere di cose, anche se esploriamo moltissimo anche altri soggetti nel senso della ricerca. I designer che lavorano con noi sono molto felici di ricercare, e devo dire che ci troviamo molto bene, perché riusciamo, nell'interazione che abbiamo e che spiegavo prima anche Alessandra, riusciamo davvero ad avere una relazione interessante, proprio perché è stimolante. Insomma, il fatto di avere fatto degli inspiration book e di avere delle tematiche su cui lavorare diventa molto interessante anche per loro, e sono molto contenti di esplorare anche nuovi stili, se vogliamo, anche se ovviamente ogni designer, ogni artista ha una propria sensibilità, un proprio gusto, una propria tecnica anche. È un periodo molto di esplorazione con i nostri designer, diciamo. Stiamo facendo molto lavoro anche all'interno, stiamo dedicando moltissimo alla ricerca e sviluppo di nuovi soggetti, di nuovi stili. Stiamo rinforzando il nostro catalogo di settimana in settimana, tanto che in questo periodo stiamo sicuramente inserendo praticamente ogni settimana un nuovo soggetto. I nostri soggetti, in particolare le carte da parati, naturalmente sono carte da parati che vengono appunto disegnati in 3 varianti cromatiche, per cui per noi un soggetto significa le 3 varianti cromatiche che si porta dietro, che naturalmente corrisponde poi a una comunicazione che viene portata anche sui social. E aggiungo solo una cosa: i servizi di personalizzazione. Oltre al nostro catalogo prodotti che noi proponiamo attraverso il sito, c'è una parte di attività che noi sviluppiamo dal punto di vista della personalizzazione totale. Ci sono diversi livelli di personalizzazione che possiamo adottare, che vanno sostanzialmente dal livello minimo, che è la personalizzazione dei nostri prodotti, che possono essere o dei semplici ridimensionamenti o delle revisioni cromatiche o così diciamo un intervento minimo sul nostro prodotto, fino ad arrivare a un livello molto elevato di personalizzazione. Per esempio, una delle attività che stiamo sviluppando in questo momento stiamo lavorando per un nuovo brand di retail, di negozi, proprio lavorando sul disegno di una nuova carta da parati ad hoc per loro, quindi in esclusiva per loro. Cosa succede? Che la decorazione della parete diventa parte integrante della brand identity del negozio, ed è esattamente quello che noi vogliamo esplorare. Cioè, tutta l'attività dell'e-commerce è una cosa, ma c'è poi tutta l'attività di affiancamento da architetti, agenzie e via di seguito, che è appunto l'esplorazione di soggetti che vengono ideati appositamente per un specifico utilizzo. Volevo fare vedere il sito ambienta.com e vi ringrazio per questo racconto di questa esperienza sicuramente di utilizzo del sito web da parte di un'azienda e anche del blog, che è uno strumento importantissimo. Buon lavoro. Grazie Aurora, grazie mille. Grazie Aurora.